Ciao manutentori, ciao bisti e bentornati nel mio garage, io sono Stefano. Recentemente ho acquistato un prodotto Parkside che serve per affilare le punte del trapano. In realtà ne avevo già uno, li vedete qua. Avevo già questa che vorrebbe un po' essere una affilatrice universale, quindi non solo per punte del trapano ma anche per coltelli, forbici eccetera. Poi ho preso questa che invece è specifica per punte del trapano. Questa era in vendita nella mia zona un po' di tempo fa, però ho visto che tornerà in vendita, quindi ho deciso di fare una recensione e condividere con voi le mie impressioni. Andiamo a vedere, ma prima sigla. Eccole qua, questa è più grande e questa è più piccola. Questa è 65 watt e questa è 95 watt. Sono entrambe alimentate chiaramente a corrente elettrica a rete 220 volt. Su questa ho già fatto un video e ve lo metto qui nelle schede in alto. Comunque la tiriamo fuori dalla scatola senza leggere le caratteristiche, perché appunto vi rimando al video che ho già fatto. Ha diversi accessori, adesso c'era montato quello per affilare coltelli, montiamo quello per affilare punte del trapano. Eccolo qua. Andiamo ad aprire questa, vediamo prima un po' le caratteristiche. Affilatore per punte trapano, potenza assorbita 95 watt, numero di giravuoto 1350, accessori in dotazione 2 mole, in realtà sono 2 mole più una già montata, quindi sono 3. Cavo circa 2 metri, dice che può affilare punte da 3 mm fino a 13 mm, quindi quelle da 1,5, 1 eccetera non le può affilare. La mole è regolabile per un risultato ottimale, corpo robusto eccetera eccetera. Apriamolo. Ovviamente il libretto di istruzione è da leggere attentamente, perché siamo di fronte a un apparecchio dall'utilizzo non propriamente elementare. Eccolo qua nel suo sacchettino. Dentro alla scatolina troviamo appunto le 2 mole in pietra, finta pietra, quello che è, di ricambio. Siccome nei gruppi Facebook compaiono spesso queste domande, faccio notare che nell'ultima pagina di ogni lingua, nel nostro caso l'italiano, troviamo i riferimenti per la garanzia. Ci chiedono: ma chi dobbiamo chiamare? Ma dove dobbiamo scrivere? Assistenza Italia. Ok, in questo caso abbiamo un prodotto della OWIM. In altri casi avremo Compernas piuttosto che, e quindi cambierà l'indirizzo email, e non so se cambia anche il numero di telefono, ma può darsi che cambi anche il numero di telefono. Fatto sta che trovate nel libretto di istruzioni, l'inutile libretto di istruzioni, tutti i riferimenti per la garanzia. Andiamola un attimo a vedere. Abbiamo un comando d'accensione, abbiamo un regolatore della mola e abbiamo una serie di fori appunto da 3 mm fino a 13 mm per inserire le punte da affilare. Le colleghiamo entrambe alla rete elettrica. Poi, giusto per curiosità, questa era prodotta da Grizzly Tools, non da OWIM, quindi sono 2 produttori diversi. Il cavo delle 2 macchine ha la stessa lunghezza, 2 metri. In questa la procedura per affilare le punte era, diciamo, un po' macchinosa. Per esempio questa è una punta che io ho affilato proprio con la vecchia, diciamo, macchina, la macchina che avevo già. Si prende la punta, la si infila dentro a questo portapunte, si mette qui dentro, ci sono delle apposite corsie, si fa combaciare con, eccolo qua, con un riferimento metallico che c'è qui, si chiude la morsa, che è di plastica ma è pur sempre una morsa, si tira fuori, si gira, si mette qua, sempre infilandola nelle corsie, e poi bisogna fare sostanzialmente questo movimento, eccolo qua. Vedete, c'è anche indicato.
Io però tante volte preferisco lasciarla morbida la morsa e ruotare un po' la punta, mi sono trovato meglio. Nella nuova macchina invece abbiamo un funzionamento molto più obbligato. Questa è una punta da 10 se non mi ricordo male, sì, quindi la inseriamo nel foro da 10. Dentro sentiremo che ha proprio dei riferimenti obbligati che vanno a incastrarsi proprio qui nelle alette, quindi da una parte poi la si gira dall'altra, sentite proprio gli scatti. Bisogna partire, qui ci sono due riferimenti down e up, bisogna partire con la mola abbassata down, la andiamo ad alzare, qui c'è una molla che la spinge in su e va a toccare la punta. Adesso proviamo con una punta da affilare. Ecco, ne prendo un'altra sempre da 10 mm che è piuttosto mal ridotta, le mancano, vedete, le manca proprio il filo. Accendiamo la macchina, mettiamo su down, ok, l'ho inserita, alziamo la mola, quando sentiamo il rumore, sentite, vuol dire che sta affilando. La abbassiamo, la giriamo di 180 gradi e andiamo ad affilare l'altro tagliente. Non è venuta bene per niente. Sembra quasi che ci sia qualcosa che limita la punta. Riproviamo. Forse non l'avevo inserita bene. Infatti. Non l'avevo inserita bene. Infatti adesso è venuta fuori affilata al contrario. Vedete perché dico che non è elementare? Riproviamoci. Proviamo allora con questa punta da 8 mm, la inseriamo dentro all'alloggiamento, mettiamo la vite su down e proviamo a vedere cosa succede. Io non riesco a capire, ma sembra che non la stia affilando. Riproviamo. Non so se sono io che non ci riesco o è lei che non le affila. Andiamo a vedere che cosa c'è dentro, perché con questa avevo spento poi le telecamere perché avevo fatto un paio di prove ed erano venute una peggio dell'altra.
E allora ho provato ad affilare, dopo che avevo rovinato una punta da 10, ho provato ad affilarle con l'altra e mi sembrano venute decisamente meglio con questa, con quella vecchia. Qui ce n'è un'altra che avevo affilato sempre con quella vecchia, guardate. Questa invece ho preferito per ora aspettare prima di affilarla. Però c'è decisamente qualcosa che non va. E allora cacciavite. Anche perché vi dovevo far vedere come si cambia la mola e approfittiamone. Ci sono 4 viti a croce e basta, e poi tiriamo su la nostra mola. Qui sotto c'è la nostra manopola che sembra non abbia nessun effetto. In realtà è una vite. Se guardate con attenzione dovreste vederla che si avvita e si svita. Di poco, saranno 2, 3, 4 mm, non lo so, non di più. Che cosa fa? Va ad agire su questa, che vedete che ha una molla. Quindi quando la avvitiamo lei scende, quando la svitiamo lei sale e va ad affilare la punta. Il problema è che non affilava la punta. E allora quale può essere? Ops! E sotto c'è semplicemente questa molla che la tiene spinta verso l'alto. Quindi vorrei capire qual è il problema. Per cambiare poi la mola, vi faccio vedere come sono fatte quelle di ricambio. Vedete che sono cave, di conseguenza noi dovremmo svitare questo grosso dado centrale, togliere questo disco metallico e andare a sostituire la mola. Però mi sembra molto strana sta cosa, perché le mole, come potete vedere, sono tutte uguali, quindi non vedo il motivo per cui quella che c'è in dotazione dovrebbe non funzionare correttamente. Ecco, proviamo a studiare qual è il movimento che poi la nostra punta va a fare all'interno. Quindi questa è una punta credo da 8, esatto, quindi la inseriamo nel foro da 8 e vediamo un po'. Vedete che dentro la punta dovrebbe andare, dovrebbe chiaramente andare a contatto con la mola. Quello che non si riesce a capire è perché non ci vada. Vedete, io la faccio battere contro l'anello metallico, che è proprio un guidapunte, dopodiché la mola dovrebbe fare il suo lavoro qui. Proviamo a vedere quella da 10, se magari si mette in una posizione anomala. Beh, sì, oddio, no, non saprei sinceramente. Aspetta che ne prendo una nuova. Cioè una ancora da affilare. La inserisco nel foro da 10, no, eccola qua, vedete. In teoria dovrebbe essere affilata. Quindi veramente non capisco quale sia il problema, anche perché appunto la mola ha una curvatura che mi dovrebbe andare perfettamente ad affilare la punta. Richiudiamo e riproviamo. Adesso sembra tutto combaciare correttamente all'interno, quindi richiudiamola. Ok, provo ad affilare questa punta da 10. Tra l'altro non capisco se era già usato oppure no. Sembrerebbe di no, sembrerebbe nuova di pacca, ma non so di che qualità sia, non mi ricordo assolutamente da dove provenga, quindi avanti.
provo ad insistere. Provo ad insistere. Sembra che insistendo quasi quasi ci siamo. Sì, ma che fatica. No, mamma mia. Ok, adesso giriamola. Io ragazzi non capisco sinceramente, cioè la punta perde la punta, non c'è più la punta, veramente non riesco a capire, cioè vedete, questa è una filatura più o meno corretta, non proprio bellissima, questa, cioè non c'è la punta, però la andiamo a provare, veramente. Adesso un attimo a telecamere spente mi rileggo il libretto di istruzioni, che si sa mai che io sbagli. Le istruzioni dicono quello che ho fatto io. Ok, diciamo che io non sono capace, va bene? Però sarei portato di dire che preferivo decisamente l'altra. Molto più semplice, tutto in vista. Riesco a capire esattamente quello che faccio e riesco ad ottenere una filatura tutto sommato decente, però adesso prendiamo 2 punte da 10 e andiamo a provarle per capire sul trapano a colonna. Questa che segniamo in blu per contraddistinguere che è stata affilata con questa affilatrice, e quest'altra invece che segneremo in un altro colore, vediamo che cosa ho qui, in giallo, per contrassegnare che è stata affilata con l'altra affilatrice. Ecco qua, giallo blu, giallo blu. Andiamo al trapano a colonna. Ora su questa piastrina ci sono già dei fori, ecco, ce ne sono giusto 2 che possono andarci bene come preforo e utilizzerò quelli. Cominciamo, mettiamo prima la punta blu, quindi affilata con l'ultimo apparecchio acquistato. Un po' di lubrificante e andiamo.
il foro l'ho fatto. Andiamo a vedere l'altra. Andiamo a mettere la punta gialla e vediamo come si comporta. Vi faccio notare che io comunque sto operando già con dei prefori fatti, anche perché sul metallo è salutare utilizzare dei prefori. Se dobbiamo partire con un diametro da 10, non partiamo direttamente abbastanza da sconsiderati. Avete visto con che facilità ha forato quella affilata con l'altra? A questo punto io non vado neanche a continuare. Traiamo le conclusioni. Ragazzi, ditemi dove sbaglio, perché sicuramente sbaglio io. È impossibile che questa affilatrice faccia così schifo, cioè che io non riesca ad affilare decentemente una lama. Mi sembra veramente impossibile. Quando con l'altra, con la cugina, con l'amica, con la sorella, sono riuscito, come avete potuto vedere, a fare una filatura decente. E io non è che sia un arrottino di ho filato 3 punti in vita mia, e forse proprio perché ho filato 3 punti in vita mia e sempre con l'altra, magari questa nuova non ho capito le istruzioni, può essere. Quindi vi prego, se qualcuno ce l'ha e la usa con soddisfazione, mi spieghi come si fa, perché io non sono capace, prima che o la prenda a martellate, o se sono ancora nei 30 giorni ma non sono sicuro, prendo, la porto al Lidl e gli dico: ragazzi, non funziona. Magari poi funzionava, ero io che non ero capace, ma ragazzi, cioè, un attrezzo del genere, seguendo le istruzioni alla lettera, direi, dovrebbe funzionare. Sono sconcertato. Io spero che il video vi sia comunque piaciuto. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità, belle e brutte, tipo quella di oggi, e attivate soprattutto la campanella. E utilizzate magari i link di Amazon che lascio in descrizione per fare i vostri acquisti. Vedrò se trovo qualcosa su affilatrici. Beh, di queste ce ne sono su Amazon simili a questa, simile all'altra, ma a questo punto cavolo che me la consiglio a fare se secondo me non funziona. Quindi vedrò appunto di lasciarvi qualche link utile nella descrizione del video e nel primo commento. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!